Sono Valeria e oggi inizieremo un corso di spagnolo online. Lo spagnolo è una lingua molto diffusa in tutto il mondo. Non dobbiamo pensare che sia parlata solo in Spagna o solo in America. In realtà ci sono, anche se situazioni limitate, ci sono parlanti anche in Asia, Africa e Oceania. È una delle 6 lingue ufficiali dell'ONU e sono tra i 450 e i 500 milioni di persone a parlarla nel mondo, tra prima e seconda lingua. È la seconda lingua più studiata dopo l'inglese ed è la terza lingua in internet. Quindi questi dati sono utili per capire, oltre il valore storico e culturale che può avere la lingua, anche la potenzialità, il futuro della lingua e la sua praticità, no? Allora, oggi iniziamo subito con l'alfabeto. L'alfabeto ha dei suoni tipici, no? Della fonetica spagnola. Ci concentreremo quindi soprattutto su questi e faremo degli esempi. La A non ha bisogno di particolari spiegazioni perché è come pronuncia molto simile a quella italiana. La B è simile, però nella pronuncia, se vogliamo essere precisi, dobbiamo fare una distinzione. Noi italiani, per pronunciare la B, chiudiamo completamente le labbra, B. Gli spagnoli, gli hispanohablantes, invece lasciano un'apertura attraverso cui esce aria, no? Esce il fiato. La V, sì? Si sente proprio una vibrazione. Poi abbiamo la C. La C è un altro suono tipico dell'alfabeto spagnolo. La C si pronuncia appunto con la lingua in mezzo ai denti e mantiene questo suono con 2 vocali, la E e la I. Quindi per esempio cero e cielo. Mentre con la A, la O e la U il suono cambia, diventa una comune C italiana, Ca, Carmen, Co, correr, Q, Cuba, sì? Abbiamo poi la C è un'unica consonante, CH, sì? È un altro suono tipico dell'alfabeto spagnolo e lo vediamo in combinazione con tutte le vocali, quindi muchacha, chico, coche, sì? Poi abbiamo la V è anche questa, come la V, molto simile all'italiano, però se dobbiamo vedere proprio nello specifico, nel dettaglio, la pronuncia è leggermente diversa. Noi, per pronunciare la D, spingiamo la lingua tra palato e incisivi, mentre in spagnolo si mette sempre la lingua in mezzo ai denti, no? La D è più dolce, è più fluido. Per esempio Madrid, sì? Bene. Abbiamo poi la E è simile a quella italiana, quindi non c'è bisogno di soffermarci, così come la F. Abbiamo invece la G è un altro suono tipico dell'alfabeto spagnolo e è a volte difficile pronunciarlo, G, sì? G. Mantiene questo suono solo con le stesse lettere della C, ovvero la E e la I. G, con A, O ed U è invece duro, quindi diventa ga, go, gu, ok? Quindi con la con la E, per esempio general, oppure con la I, gitano, sì? Passiamo alla prossima lettera, che è la ACE. La ACE in spagnolo è muta, non si pronuncia mai, quindi tranne quando si trova in coppia con la C, nella lettera C, che abbiamo detto è un'unica consonante, la H è come se non esistesse. Per esempio la parola Ushuaia,
sì? Non si sente proprio la presenza dell'H. Abbiamo poi la I, non è niente di particolare rispetto all'italiano, quindi poi passiamo alla J. La J ha un suono praticamente identico a quello della G, solo che la J può trovarsi davanti a tutte le vocali, mantenendo lo stesso suono, sì? Per esempio jarabe. Passiamo alla K. La K è una lettera poco diffusa nell'alfabeto spagnolo, più che altro la possiamo trovare in parole di origine straniera. Abbiamo poi la L, abbiamo poi la EIE. La EIE è un'altra lettera particolare dell'alfabeto spagnolo, sia per la pronuncia che per come è scritto, perché la EIE sono due L, in realtà no, sono però considerate un'unica consonante e il suono è come se fosse appunto una I in mezzo a due vocali, EIE, sì? Per esempio paella. Ci sono delle particolarità riguardo a questa lettera perché in Sud America, più precisamente in Argentina, ha un suono più forte, più marcato, si dice esce, sì? Quindi invece per esempio della parola spagnola calle, in Argentina si direbbe la calle, sì? Ok, abbiamo poi la M, abbiamo poi la N, entrambe sono simili alle lettere italiane. Abbiamo poi la ñ che è il simbolo, no, dell'alfabeto spagnolo. La ñ ha questo suono che è uguale alla GN italiana, gn, ok? Dobbiamo stare attenti però quando poi troviamo GN in spagnolo, perché non ha lo stesso suono. Quindi GN in spagnolo non è gn, ma è gn, quindi è come se fossero due suoni distinti. Quindi per esempio nel verbo significar, sì, è come se facessimo una piccola pausa, significar, ok? Allora, per il momento ci fermiamo, continuiamo con la seconda parte dell'alfabeto nella prossima lezione. Ciao a tutti!